Tieni Nina. Grazie, Lea. Tra qualche giorno sono 10 anni che vivo qua. Io 1000 giorni. Per celebrare questa occasione importante abbiamo scelto di fare un video che parla di cibo. Passiamo 7 giorni insieme con tutto quello che noi abbiamo prodotto per cibarci, per alimentarci in questa settimana. Tutto autoprodotto, tutto frutto del nostro lavoro. Tutto è partito dalla volontà di prodursi da mangiare. Adesso vi lasciamo a questi 7 giorni di pasti. Noi registriamo la intro che li abbiamo già filmati tutti. È stato un lavoro grande per noi. Il video sarà abbastanza lungo, ma merita arrivare fino alla fine, perché oltre a vedere tante ricette interessanti e tanto cibo buonissimo abbiamo risposto a tante domande che ci avete fatto nell'arco di questi 2 anni, e c'è anche l'intento per certi versi di mostrare quanto lavoro c'è dietro al mangiare bene. Ci vediamo alla fine. Arvezze. No, adesso diciamo. Ah. A noi piace mangiare i dolci ogni tanto, e a me piace tanto fare le torte, quindi facciamo i dolci fatti in casa usando il nostro burro, le nostre uova. E poi ovviamente compriamo un po' di zucchero, compriamo il cioccolato buono, e ogni tanto ci divertiamo a pensare alle nostre nonne, che quando gli chiedi come fanno magari a fare una cosa così buona ti dicono non so, io ci metto lo zucchero, il burro, le uova, il latte, insomma, che se ci metti quello che ci va poi le cose vengono buone. E poi il burro della mia mucca, e poi dico di già, se devo mangiarmi un dolce almeno che sia dolce e che sia buono, non senza zucchero, no? Ultimo sacchetto di piselli dell'anno, ma presto arriveranno quelli nuovi. E adesso me la mangio.
Menta, ingrediente fondamentale per le nostre insalate. A me piace metterne molto abbondante, altro che un paio di foglie per insaporire. Sono le 9, prima giornata è andata, delle 7 che passeremo insieme. Piselli alla cacciatora, insalata 100% autoprodotto, autocoltivato. E torta dopo. E torta. Dopo una giornata di lavoro all'uliveto sotto la pioggia, e come spesso capita ultimamente siamo bagnati marci, l'unica cosa che mi consola è che stasera mangiamo un chilometro di asparagi. Un chilometro di asparagi. Opla. Guardate che meraviglia, asparagi viola della Liguria, se non sono un qualcosa di meraviglioso. Noi mangiamo solo una volta al giorno. Questo perché durante le giornate, la maggior parte del tempo, lavoriamo. E nel corso degli anni ci siamo resi conto che lavorare con la pancia piena è 10 volte più faticoso che lavorare a digiuno. Mangiamo alla sera, quando abbiamo finito tutte le nostre attività della giornata. Io alla mattina a volte magari faccio un briciolo di colazione e Leo no, di solito. Poi magari capita che facciamo un lavoro molto faticoso a metà giornata, tipo quando facciamo la legna, e allora a metà giornata facciamo uno spuntino.
ma un pasto vero e proprio completo solo una volta al giorno. Lo facciamo proprio per una ragione pratica, perché abbiamo notato che ci fa stare meglio, stiamo meglio così. Un'altra ragione è che il pasto che facciamo alla sera è talmente ricco e talmente nutriente che ci nutre fino alla sera dopo. E anche se mangiamo magari un pasto composto prevalentemente da verdure, ma sono verdure tutte coltivate da noi, del nostro orto, legumi, con un altissimo valore nutrizionale ed energetico. Io penso che nella vita bisogna sempre avere la possibilità, crearsi la possibilità di produrre cibo, perché se aspetti che lo facciano gli altri e vuoi pure mangiare qualcosa di buono, stai fresco. Siamo pronti per questa cena. Oggi siamo arrivati lunghi, sono le 10 passate, ma è tutto pronto. Ho appena sfornato la focaccia di Recco, poi mangiamo battuta al coltello di spinaci e asparagi raccolti oggi all'uliveto. È il nostro pane fatto in casa e cena super ricca. Tutto autoprodotto, autocoltivato. Sì, a parte la farina, che però arriva da qua vicino. Buonanotte Nina. No, Buon appetito Nina. Ieri giornata veramente dura, oggi riposiamo un po'. Stamattina siamo andati a Cuneo a portare gli esami del latte, oggi pomeriggio riposiamo, stasera abbiamo ospiti e allora si cucina alla grande. Cena ligure, dopo Nina vi racconta il menù. Allora, stasera abbiamo 2 ospiti a cena, quindi abbiamo deciso di fare cena ligure, tutti i piatti saranno originali dalla Liguria. Facciamo ovviamente i tagliarini col pesto,
E il pesto lo faccio io col nostro basilico, che non è ancora quello di quest'anno ma è quello che abbiamo congelato quest'estate, e ci metto anche le patate, e avrei voluto mettere i fagiolini ma quelli di quest'anno sono finiti, quindi uso gli asparagi che abbiamo raccolto ieri all'uliveto. Poi facciamo, Leo fa la farinata di ceci, con una farina che ovviamente non facciamo noi ma che ci procuriamo dai contadini, andiamo a prenderla una volta o due all'anno, ne prendiamo tanta. Facciamo un'insalatina di fave e cipollotto con i nostri cipollotti freschi, e poi facciamo un'insalata verde con tutte le nostre verdure, la lattuga, la menta, il prezzemolo, che adesso vado a raccogliere. Questa è la cena. Loro portano il dolce, torta di pere e via. E poi se state bravi se state bravi dopo vi facciamo vedere qualcosa. Prova qualità. Domanda interessante. Il tempo per cucinare ce lo prendiamo, non è che lo troviamo. Per esempio ieri siamo arrivati veramente lunghi, giornata difficilissima sotto la pioggia, stanchi morti. Alle 9, 8:30 ci siamo messi a cucinare. Abbiamo mangiato alle 10:15, non importa, non siamo andati a McDonald's. Abbiamo mangiato una cena come si deve. Dalle 8:30 alle 10 abbiamo cucinato con tutta ancora l'energia che avevamo, le ultime energie, ma non scendiamo a quel compromesso, ok, siamo stanchi allora mangio rumenta. No, abbiamo cucinato con tutta l'intensità del caso, perché oggi abbiamo vissuto grazie a quell'impegno che ci abbiamo ancora messo quelle 2 ore ieri sera. Quindi per noi cucinare è vitale, mangiamo una volta al giorno, il cibo deve essere estremamente curato, estremamente nutriente per permetterci di fare questo tipo di vita. Il tempo per cucinare noi ce lo prendiamo comunque e sempre. Per esempio una giornata come oggi, il pomeriggio abbiamo deciso di riposarci un po', ci dedichiamo tutto il pomeriggio a cucinare per i nostri ospiti di stasera. È tutto pronto, adesso aspettiamo che arrivano
e poi ci godiamo questa cenetta che la fame si fa sentire. Grazie a noi. Vieni anche tu? Sì. Grazie Nina. E tu non me ne dai uno. Ci ho messo anche 2 mirtilli. Buonissimo. Ci andava proprio. Posa. Mi si schiaccia il cervello. Giovedì, gnocchi. Preparo un sugo di pomodoro, metà datterino pelato, fresco, messo sotto vuoto l'estate scorsa, e metà passata, sempre nostra. Preparo un sughetto, così stasera è già pronto. Adesso abbiamo finito una giornata in orto e prepariamo già a metà pomeriggio, così stasera abbiamo già il sughetto pronto. Sarà accompagnato stasera da una insalata verde, come al solito. Noi facciamo un primo pezzo del pasto crudo e un secondo piatto, diciamo, più ricco e cotto tendenzialmente. E quindi insalata verde, peperoni cotti in forno a legna con bagnette verde piemontese e gnocchi al pomodoro. Sembra marmellata. Pizzico d'origano non può mancare. Stasera a sorpresa vengono anche i miei genitori a trovarmi e quindi condividiamo il pasto con loro. Ieri sera avete visto la farinata di ceci che abbiamo preparato.
Ovviamente noi qui non produciamo ceci, quindi la farina la acquistiamo da fuori, però per noi vale sempre che tutto ciò che acquistiamo da fuori cerchiamo di prenderlo da chi lo produce e da chi lo produce bene. Quindi le poche cose che non riusciamo a produrre qui andiamo a prenderle direttamente da chi le coltiva e sosteniamo delle realtà che secondo noi hanno valore e meritano di esistere. Questa cosa per noi è di fondamentale importanza, avendo noi sperimentato con mano cosa significa fare i contadini, cosa significa allevare degli animali, sappiamo e conosciamo l'importanza di andare a cercare i prodotti buoni che meritano, che sono coltivati e prodotti con passione, e pagarli quello che vanno pagati. Noi a volte ci spostiamo anche magari di 40-50 km per andare ad acquistare dal produttore. Compriamo in grandi quantità, quindi magari, che ne so, ceci e lenticchie li prendiamo una volta l'anno, 2 volte l'anno, prendiamo quello che è il nostro fabbisogno, compriamo tutto e però almeno sappiamo da dove arriva la roba e soprattutto che è di qualità. Persino il sale o lo zucchero o il caffè, le cose che compriamo diciamo più comuni, che tutti noi hanno in casa, noi cerchiamo di prenderle di qualità. Non prendiamo il sale al supermercato, compriamo il sale di Sicilia, biologico, integrale. Idem per quanto riguarda lo zucchero, idem per quanto riguarda il caffè. Quindi non c'è niente o quasi niente in casa nostra che sia lasciato al caso e che non sia selezionato accuratamente, proprio perché conosciamo l'importanza di sostenere chi produce con un po' di buon senso. A me piace da morire. Ah sì, ti piacciono? Grazie. Non ho capito. Se vuoi qui c'è un po' di olio e un po' di sale. Sì. Questo è quello che rimane dei gnocchi. Eravamo talmente gasati di mangiarli che ci siamo dimenticati di far la ripresa. Erano veramente belli anche da vedere, però E buoni, anche buoni senza senso. Mi dispiace, un'altra volta. Vi accontentate di questo? Però posso farveli vedere così. Noi facciamo sacchetti da 1 chilo. Trovate anche il video sul canale di quando facciamo i gnocchi insieme a Enzo. Pausa tra un lavoretto e l'altro. Faccio uno spuntino. Questi sono i peperoni che abbiamo avanzato ieri sera. E questa è una ricottina di pecora che fa la nostra amica Arianna, buonissima. E pane. Vi spoilerò il menù di stasera: full di fave e patate fritte E finui. e finui, finocchio, insalatina di finocchio con olio, limone, sale e pepe che abbiamo raccolto all'uliveto l'altro giorno. Mentre Nina finisce lo spuntino, io rispondo a questo. Perché sì, proprio vero, è veramente una soddisfazione gigantesca. Ma non solo soddisfazione a livello, non so, tipo emotivo, che uno è contento, ma è un beneficio psicofisico gigantesco. Cioè, io da prima di arrivare qua, ora sono 10 anni che io mangio solo roba che mi autoproduco e coltivo nel mio orto, con queste pochissime integrazioni da fuori che avete visto in questi giorni. E mangiando così ho notato veramente delle cose incredibili, benefici a livello anche intellettivo, anche come capacità di ragionamento, come velocità di perspicacia nel capire le cose, nel trovare soluzioni a problemi. Ci vedo una correlazione gigante, cioè una lucidità mentale grandissima, che non deriva solo dall'alimentazione, perché poi qui lo stile di vita ampiamente contribuisce a questa cosa, però mangiare solo ingredienti autoprodotti ha un beneficio sul corpo,
cioè veramente io non ho mai dolori, non ho mai avuto problemi di nessun genere, di intestino, di pancia, mal di testa, non sono quasi mai malato, non solo per quello, anche lì però influisce tantissimo il mio sistema immunitario. Io lo allevo da 10 anni attraverso questo tipo di alimentazione. A tutti gli effetti io il cibo che mangio è la mia medicina, e quando ho bisogno di una medicina la trovo nel cibo. Cioè quando mi è capitato di avere qualche problemino fisico nell'arco di questi 10 anni, e sono veramente pochi questi momenti, ho utilizzato il cibo per curarmi e quindi mangiare solo ingredienti autoprodotti dà benefici veramente giganteschi. Questo è chiaro che non tutti probabilmente possono farlo, hanno la possibilità di farlo e magari neanche la voglia di farlo, ci sta, ma ci si può avvicinare a questo cercando ingredienti di qualità da chi produce. A noi piace sempre, a volte nei video diciamo, facciamo sto gioco: andate nel vostro frigo, apritelo e vedete cosa c'è dentro, quante cose ci sono che arrivano direttamente da un produttore. Molto probabilmente quasi nessuna. Quanto più ti avvicini a quello, ovvero a cose nel tuo frigo che arrivano direttamente da un produttore, quanto tu più ti avvicini a quello che magari possiamo fare noi qua in questo luogo. Patate all'Angela, che era mia nonna, ricetta segreta. E sono anche le ultimissime patate dell'anno, stiamo aspettando quelle novelle, ma le abbiamo seminate da appena 15 giorni. Tra un paio di mesi avremo patatine novelle, per adesso sono finite, quindi per un po' pausa patate. Intanto assaggio questo, dai, questo meraviglioso full di fave. Oh madonna. Dunque,
Comunque abbiamo deciso che intanto finalmente mangiamo, che io c'ho una fame che mi mangerei il tavolo alle 20:58. Ragionevole stasera. Il finocchio, volevamo fare l'insalatina di finocchio ma salta domani perché per stasera abbiamo già cibo a sufficienza. Full di fave, fratello del più famoso hummus di ceci, però è fatto con le fave. Poi abbiamo i nostri pomodori secchi sott'olio. Oggi stasera ci apriamo anche un vasetto delle nostre zucchine, che avevo fatto anche vedere come le faccio sul canale. Queste le mettiamo via noi con le nostre zucchine e le cipolle, sono un po' tipo zucchine in carpione. Il bagnette verde che abbiamo avanzato da ieri sera. E poi abbiamo le patate che se fate bene attenzione si sente lo sfriciulio delle patate che sono quasi pronte e che mangiamo con la nostra rubra fatta in casa. Adesso basta che ci famo, spegni sta roba. Menù di stasera, facciamo praticamente le bistecche dei poveri, cioè gambi di bieta di costa, queste sono biete da costa, facciamo le coste in pastella con anche foglie di saglia in pastella e poi ci facciamo una bella insalatina di finocchio. Volevo anche fare una frittata con il verde delle biete, ma oggi una gallina si è messa a covare e quindi tutte le uova di oggi sono finite sotto di lei. Quindi non ho uova, devo aspettare domani. Domani farò una frittata con questo verde e per oggi faccio i gambi in pastella e l'insalatina di finocchio. Beh, inutile dire che la nostra alimentazione è stagionale, ovviamente, nel senso che noi durante la primavera, tarda primavera, estate, cominciamo nell'orto e la nostra stagione di coltivazione è tra l'altro abbastanza breve per via del clima. Qui fa freddo fino a tardi e fa freddo già molto presto poi in autunno. Quindi la stagione di coltivazione è abbastanza breve. Tutto quello che possiamo conservare nei vari modi che avete visto in questi video, in questo anno e mezzo, in questi anni, freezer, congelatore, piuttosto che essiccato, piuttosto che in conserva, eccetera eccetera, noi consumiamo per tutto il periodo nel quale non abbiamo roba fresca. Di fresco possiamo avere sempre del verde, degli spinaci, delle insalate, delle biete, delle barbabietole, dei radicchi. Tutto il resto lo conserviamo in vari modi, ma di conseguenza la nostra alimentazione cambia, cioè durante l'inverno sarà in un certo modo, in primavera cominciano ad esserci le prime cose fresche, anche le prime cose spontanee, in estate c'è il boom del raccolto, quindi c'è di tutto sempre fresco, in autunno comincia a calare e l'inverno si mangia quello che si è messo via. E anche a livello proprio nutritivo, nutrizionale cambia parecchio. Magari d'inverno si mangiano più patate, più minestre, più verdure, d'estate si mangia più roba fresca, più insalate, più pomodori, più frittate. Quindi la nostra alimentazione cambia continuamente. Abbiamo decine se non centinaia di piatti diversi che noi cuciniamo a rotazione nell'arco di tutto l'anno in base a quello che abbiamo a disposizione. Però adesso che arrivano le zucchine fresche, per esempio, non vediamo l'ora, e quello sarà un alimento che mangiamo per mesi, quasi tutti i giorni. Come avete potuto vedere in questi giorni, noi stiamo ancora pescando dal congelatore le ultime cose ancora rimaste dall'accumulo, diciamo, dell'anno scorso. Siamo comunque agli sgoccioli, fagiolini finiti, piselli finiti, fave abbiamo ancora qualcosa, carote finite, però cominciamo con le prime primizie, insomma, della primavera, per cui riusciamo sempre a fare quasi ciclo completo senza acquistare praticamente niente, se vogliamo, delle cose principali che mangiamo al di là della farina.
è perfetta da fare in pastella perché fa queste foglie grandissime che praticamente diventano tipo bistecche di salvia in pastella. Questa è paradisiaca. Le bistecche dei poveri. 21:57, quindi stasera siamo arrivati lunghi, vabbè. Adesso mangiamo, io c'ho una fame boia. E stasera penultima cena. Domani sarà l'ultima. Non so cosa mangiavano all'ultima cena, ma noi mangiamo pizza. Domani facciamo una bella pizza, abbiamo già fatto l'impasto oggi. Vengono anche Enzo e Claretta a condividerla con noi. E stasera si mangia insalatina di finocchio, che buona. E poi mangiamo le bistecche dei poveri, no, verdure in pastella. E poi mangiamo un bel piatto di nostri formaggi misti. Nella nostra alimentazione non c'è nessun tipo di etica o di ideologia. Noi mangiamo tutto quello che abbiamo voglia di mangiare. A volte mangiamo le caramelle, mangiamo i dolci, mangiamo il glutine, mangiamo tutto. Tutto quello che abbiamo voglia di mangiare lo mangiamo. Per noi è importante non privarci di niente. Allo stesso tempo ci piace scegliere di mangiare cose buone. La nostra priorità qui è sempre stata l'autoproduzione di cibo. La carne non è una nostra priorità. Non ne sentiamo particolare esigenza, però è capitato di assaggiarla. Per esempio l'altro giorno sono venuti qua due amici, ci hanno portato un piatto tipico del loro posto che ha la salsiccia dentro e noi l'abbiamo mangiato. Ma non è una cosa che ricerchiamo, non è una priorità nella nostra alimentazione. Ma non siamo vegetariani, non siamo vegani, mangiamo quello che abbiamo voglia di mangiare. A questo aggiungerei anche che secondo noi non c'è nessun cibo che fa male di per sé. Quindi secondo noi la cosa più importante è mangiare con consapevolezza e non guidati da istinti, fami, in preda a degli isterismi alimentari. Cioè mangiare quello che si ha voglia, poco, senza esagerare, e cucinato bene, con cura. È un atto d'amore verso se stessi alla fine. Certo è che più la qualità degli ingredienti che scegli è alta, meglio stai e meglio fai per le persone, tra l'altro, perché ogni scelta alimentare consapevole sostiene qualcuno che si sbatte per produrre. Dopo 3 anni, più di 3 anni che sono qui e mangio il cibo coltivato da me, posso dire che questa nella vita è in assoluto la mia massima priorità. Devo ancora andare a fare la lettiera alle mucche.
Vado un attimo. Allora questa mettiamola già così. 2,40. Pizzeria San Benedetto. Su Gazzetta d'Alba c'era l'articolo che una straniera dal nome sempre... Sì. Che bella focaccia. Ah, questa sì. Ha un aspetto bellissimo, ti assicuro. Veramente se mi sporgi il piatto io ti do l'insalata. Cotta leggermente troppa. No, ma va bene. È il piacere che si prova a mangiare queste cose, io non lo so. Preferisco mangiare un piatto di insalata tante volte, veramente, quando so che è bella fresca e della vostra, che mangiare un piatto di agnolotti. Lei. Ammazza, devo... Io devo mangiare adagio, io non so voi, ma... Mangiare e poi non ci corrono mica dietro. Allora, sto video eterno è finito finalmente, una settimana che filmiamo tutto quello che mangiamo, è stato impegnativo. Speriamo che a voi sia piaciuto, che sia stata una cosa interessante. Ovviamente non abbiamo avuto modo di mostrarvi tutti i piatti che facciamo, perché ne facciamo veramente tantissimi in base alla stagione, in base a tantissimi fattori, a quello che abbiamo a disposizione. Però intanto in una settimana praticamente avete visto tutti i nostri piatti autoprodotti, 100% coltivati da noi, con qualche piccola integrazione da fuori. Alimentazione di una qualità a nostro avviso altissima, sapori buonissimi, energia, senso di essere nutriti, insomma mangiare in questo modo a noi ha cambiato completamente la vita e veramente ogni giorno ci alziamo e parte del nostro lavoro va in quello, perché ne vale veramente la pena. È un lavoro veramente grande avere cibo per tutto l'anno, soprattutto in una zona come la nostra dove non puoi coltivare tutto l'anno, quindi bisogna progettare un po' tutto quello che c'è da mettere via, da conservare. Però veramente quello che possiamo dire alla fine di questo video è che ne vale la pena e il corpo sta veramente bene, non ha mai problemi, ha energia per lavorare, insomma l'alimentazione secondo noi non è tutto, ma è una buona fetta del benessere dell'essere umano. Che tu mangi bene, Pippo? Si vede, sei bello rotondo, né? Buon, arvezze, state bene in gamba e su Ghim la prossima volta.